Dopo 60 anni di attesa, annuncia la ministra della Difesa Roberta Pinotti, sta per nascere a dicembre la PESCO, cooperazione strutturata permanente dell'Unione Europea nel settore militare, inizialmente tra 23 dei 27 Stati membri. So many European leaders have highlighted or underlined the importance of that European defense has to be developed in a way which is not competing with NATO, but which is complementary to NATO. We don't need duplication, we don't need competition. Che cosa sia, ce lo spiega il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Partecipando al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea, egli sottolinea l'importanza evidenziata da tanti leader europei che la difesa europea debba essere sviluppata in modo tale da essere non competitiva, ma complementare alla NATO. Il primo modo per farlo è che i paesi europei accrescano la propria spesa militare. La PESCO stabilisce che tra gli impegni comuni, ambiziosi e più vincolanti, c'è l'aumento periodico in termini reali dei bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. Al budget in continuo aumento della NATO, di cui fanno parte 21 dei 27 Stati dell'Unione Europea, si aggiunge ora il Fondo Europeo della Difesa, attraverso cui l'Unione Europea stanzierà 1,5 miliardi di euro l'anno per finanziare progetti di ricerca in tecnologie militari e acquistare sistemi d'arma comuni. Questa sarà la cifra di partenza, destinata a crescere nel corso degli anni. Oltre all'aumento della spesa militare, tra gli impegni fondamentali della PESCO ci sono lo sviluppo di nuove capacità e la preparazione a partecipare insieme ad operazioni militari. Tali capacità sono complementari alle esigenze della NATO, che nel Consiglio Nord Atlantico dell'8 novembre ha stabilito l'adattamento della struttura di comando per accrescere in Europa la cosiddetta capacità di rafforzare gli alleati in modo rapido ed efficace. Vengono a tale scopo istituiti 2 nuovi comandi. Un comando per l'Atlantico, con il compito di mantenere libere e sicure le linee marittime di comunicazione tra Europa e Stati Uniti, vitali per la nostra alleanza transatlantica. Un comando per la mobilità, con il compito di migliorare la capacità di movimento delle forze militari NATO attraverso l'Europa. Per far sì che forze ed armamenti possano muoversi rapidamente sul territorio europeo, spiega il segretario generale della NATO, occorre che i paesi europei rimuovano molti ostacoli burocratici. Molto è stato fatto dal 2014, ma molto ancora resta da fare perché siano pienamente applicate le legislazioni nazionali che facilitano il passaggio di forze militari attraverso le frontiere. La NATO, aggiunge Stoltenberg, ha inoltre bisogno di avere a disposizione in Europa una sufficiente capacità di trasporto di soldati e armamenti fornita in larga parte dal settore privato. Ancora più importante è che in Europa vengano
migliorate le infrastrutture civili, quali strade, ponti, ferrovie, aeroporti e porti, così che esse siano adattate alle esigenze militari della NATO. In altre parole, i paesi europei devono effettuare a proprie spese lavori di adeguamento delle infrastrutture civili per un loro uso militare. Ad esempio, un ponte sufficiente al traffico di pullman e auto articolati dovrà essere rinforzato per permettere il passaggio di carri armati. Questa è la strategia in cui si inserisce la PESCO, espressione dei circoli dominanti europei che, pur avendo contrasti di interesse con quelli statunitensi, si ricompattano nella NATO sotto comando USA quando entrano in gioco gli interessi fondamentali dell'Occidente messi in pericolo da un mondo che cambia. Ecco allora spuntare la minaccia russa, di fronte alla quale si erge quella Europa unita che, mentre taglia le spese sociali e chiude le sue frontiere interne ai migranti, accresce le spese militari e apre le frontiere interne per far circolare liberamente soldati e carri armati.